La moto di cui parliamo oggi è un vero e proprio simbolo dell'eccellenza motociclistica italiana. Il suo nome è Monster. Una vera e propria icona, una moto che ha diviso la storia del motociclismo fra un prima e un dopo, inventando letteralmente il segmento delle naked sportive moderne. Era il 1992 quando al Salone di Colonia il Monster comparve per la prima volta sullo stand Ducati. Tutto ciò che serve, niente di più, design inconfondibile. La ricetta era ed è tanto semplice quanto efficace: abbinare un motore sportivo, ma perfetto per l'uso stradale, a una ciclistica di derivazione superbike con uno stile e una personalità unici. Come poche altre icone nel mondo auto e moto, la Flyline del Monster nasce nel 1993 e la si riconosce ancora oggi al primo colpo d'occhio. Nel corso di oltre 30 anni il Monster si è costantemente rinnovato. Ogni generazione ha saputo mantenere intatta l'anima originale, adattando allo stesso tempo le tecnologie più moderne. È sempre rimasto un pilastro della gamma Ducati, mettendo letteralmente in moto intere generazioni di motociclisti e creando una vera e propria comunità, i Monsteristi. Oggi, come oltre 30 anni fa, il Monster continua ad incarnare l'essenza Ducati. E ora è arrivato il momento di addentrarci in quella storia che è diventata leggenda per raccontarvi la quinta generazione di questa icona. Più di 30 anni di carriera, quindi. Possiamo tranquillamente dire che stiamo parlando di un pezzo di storia. In questa Ducati World Premiere vi porterò attraverso i reparti cardine dove è nato il nuovo Monster e parleremo con le persone che l'hanno creato. Partiamo da un reparto fondamentale, il centro stile Ducati. Andrea, abbiamo detto che parliamo di un'icona, ma per un designer che peso ha un nome come Monster? Grandissimo, un peso davvero molto grande perché, come dicevi tu, stiamo parlando di una icona, una moto che è nella storia del motociclismo e quindi per un designer c'è questo misto fra il timore reverenziale di andare a toccare una moto così importante e dall'altro la volontà di lasciare il segno nella storia del design motociclistico, perché chi disegna un Monster immancabilmente diventa un designer di fama mondiale. Non vi è designer al mondo che non sia affascinato dal concetto che sta alla base del Monster. Un concetto che Galluzzi descriveva con poche parole ma in modo molto efficace. Diceva che per divertirsi in moto servono solamente un motore, due ruote, un serbatoio, una sella e un manubrio. È un'estrema sintesi ma rende bene l'idea di questo concetto. Beh, un concetto apparentemente semplice, verrebbe da dire. È un concetto semplice ma è l'esecuzione che è complicata, perché noi adesso parliamo di una moto rifinita in ogni dettaglio, disegnata in ogni dettaglio, ma la cosa importante è che il Monster deve mantenere la sua vera anima, il suo DNA, l'idea iniziale di Galluzzi, quindi un qualcosa di essenziale, puro e soprattutto estremamente riconoscibile. Il Monster è un brand e in oltre 30 anni di storia si sono succedute molte generazioni. Internamente identifichiamo queste generazioni con il nome del designer che si è occupato del progetto stilistico, non con un numero. Per noi quindi ci sono il Monster di Galluzzi, il Monster di Bart, il Monster di Fabbro, il Monster di Amato e adesso il Monster di Mirko. Mirko, ci siamo. Parlami del tuo Monster. È chiaro, vederlo finito è emozionante, soprattutto perché è il Monster più leggero e tecnologico di sempre. Qui abbiamo provato a trovare il giusto bilanciamento tra il richiamo al passato, ma una contemporaneità estrema.
Esatto, perché poi il Monster è sempre stata una moto essenziale, caratterizzata da alcuni elementi iconici come il serbatoio, la sella, il proiettore, quindi dai, entriamo nel dettaglio di questa nuova generazione. Il serbatoio è l'elemento più importante del design di questa moto. Abbiamo provato a mantenere la snellezza del Monster attuale, però al tempo stesso a ridargli quella che è la muscolarità tipica dei Monster. C'è un elemento caratterizzante nella parte frontale. Ci sono queste prese d'aria che, oltre ad essere un richiamo alla seconda generazione, ci permettono di avere una sterzata molto ampia. Se nel serbatoio abbiamo provato a citare quelle che sono le leggende del passato, nel proiettore abbiamo cercato una modernità estrema. Proiettore full LED, nero lucido, DRL a doppia C come nel Naked Ducati, e c'è un richiamo al Panigale V4 con l'interruzione del DRL. Ok, full LED, DRL, indicatori di direzione dinamici, tutto molto interessante, ma c'è un altro elemento che secondo me è molto interessante di cui parlare, nella parte più laterale. Le fiancate queste le abbiamo introdotte con questa generazione per smaltire l'aria calda che arriva dal radiatore, e questa texture ci permette di avere un contatto con la moto più tattile per sentirla di più sostanzialmente. Ok, però io volevo parlare di questi numerini che hai scritto qua. L'easter egg sono le coordinate di Borgo Panigale, quindi se le inserisci in un navigatore praticamente ti riportano dove è nata la moto. Torna a casa. Esatto. Continuando sulla coda troviamo l'iconica sella unica sostenuta da dei telaietti materiale composito super leggeri che arrivano su un telaietto traliccio. Anche qua citazione del passato. Lo vedi Ducati Red sulla versione rossa. Sulla versione Iceberg White è nero. Ok, esatto, quindi abbiamo due colori, rosso e bianco, e poi abbiamo anche due versioni. Qua abbiamo la Plus con la coversella e il cupolino. Esatto, c'è tutta una serie di accessori sviluppati apposta per questa moto, come la sella Sport, lo scarico sviluppato direttamente con Termignoni, il puntale dei componenti in carbonio o in alluminio ricavati dal pieno. In tutto ciò, Mirko, non hai lavorato solo al design del nuovo Monster, ma hai anche ideato il nuovo logo. Sì, abbiamo creato un logo dedicato alla moto che si ispira direttamente alle forme iconiche del serbatoio del 93, che formano una M, la M di Monster. Nel 93 il Monster ha inventato l'essenziale. Noi oggi lo reinventiamo in chiave contemporanea, perché alcune cose non cambiano mai, evolvendosi sempre, come fanno le leggende. Ovviamente Monster non è solo stile, perché una delle novità più importanti è il motore. Andiamo ora a scoprire come è fatto il nuovo V2. Andrea, perché la scelta di questo motore sul nuovo Monster? Beh, da sempre il motore V2 portante è un elemento di compattezza e espressione di sportività, perché essendo parte del telaio della moto ci permette di ridurre al minimo e semplificare tutti quei componenti che compongono la struttura della moto. Quindi va da sé che meno componenti uguale meno peso uguale migliore prestazione dinamica del veicolo. Inoltre il motore col suo ruolo centrale aumenta la rigidità torsionale del mezzo, permettendo quindi una guida più precisa e stabile soprattutto in curva. Quindi, con il focus della riduzione e ottimizzazione del peso, abbiamo progettato e realizzato un motore che è visibilmente più piccolo, più compatto e più leggero del suo predecessore, mantenendo un'architettura che ha cercato di nascondere tutti quegli elementi che prima erano ben visibili. Ad esempio, i tubi e i manicotti del circuito di raffreddamento prima erano molto visibili nel lato sinistro della moto, ora sono stati nascosti in mezzo alla V. Mantenendo la filosofia del motore V2 portante come era nel Monster con il motore testa stretta, siamo riusciti a ottimizzare e elaborare il pacchetto, cucendo il motore su una moto ruotato all'indietro di 20 gradi per bilanciare ottimamente i pesi, con un raffinato contenuto tecnologico. E anche grazie al nuovo motore siamo riusciti a raggiungere un peso di 175 kg in ordine di marcia senza carburante, punto di riferimento per il segmento a cui appartiene Monster. Grande novità di questo motore è la fasatura variabile, che permette di migliorare il comportamento su tutto l'arco di funzionamento. Sì, esatto, il sistema funziona andando a modificare di continuo l'anticipo di apertura della valvola di aspirazione, così da permettere sempre la migliore erogazione possibile.
ovvero potenza elevata agli alti regimi, coppia ai medi bassi con un'erogazione fluida e una combustione regolare che si adatta benissimo a ogni condizione di utilizzo, sia da una guida a basse velocità con una marcia alta, magari in un contesto urbano, sia quando si vuole andare in collina a divertirsi un po' con una guida un po' più sportiva. Il risultato di tutto questo è un motore che è poco impegnativo, che si adatta benissimo a chiunque lo voglia utilizzare, che sia alle prime armi o anche all'utente più esperto che vuole estrarne tutte le performance. E insomma, il nuovo Monster è la moto ideale per accompagnare chiunque nel proprio percorso di crescita in sella. Direi che a questo punto è arrivato il momento di parlare di numeri. Di cosa è capace il motore V2? Il nuovo V2 eroga 111 cavalli e 91 Nm di coppia, con una curva ampia e sfruttabile in tutto il suo arco di utilizzo. Già dai 3.000 giri abbiamo il 70% di coppia disponibile e nell'arco fra i 4.000 e i 10.000 siamo oltre l'80%. Abbiamo sviluppato 4 differenti power mode, High, Medium, City e Low, che si differenziano per 2 calibrazioni di base differenti. Per ciascuno di esse è stata sviluppata una mappa manopola o una risposta del gas dedicata. E poi abbiamo anche il Ducati QuickShift 2.0. Certo, questa tecnologia esordisce per la prima volta su Monster, ereditata da precedenti applicazioni a partire dalla Panigale V4. Il sistema funziona grazie a un sensore rotativo montato direttamente sul tamburo del cambio, abbinato a un collegamento diretto tra pedale e trasmissione, così da fornire un feeling di cambiata più precisa e veloce per migliorare l'esperienza di guida. E qualora ci sia bisogno di un utilizzo più intenso e frequente della frizione, abbiamo ridotto del 15% lo sforzo alla leva. Hai ragione, si sente la differenza. Ultimo tema molto importante, parliamo di manutenzione. Con questo nuovo V2 abbiamo fatto un ulteriore step in avanti, portando il controllo del gioco valvole a 45.000 km e mantenendo il cambio dell'olio ogni 2 anni o 15.000 km, un vero riferimento per la categoria. Miglior modo di raccontare il comportamento dinamico di una moto se non raccontando le proprie sensazioni in sella? Come vedete ho fatto un rapido cambio d'abito perché ora andiamo a fare un giro con una persona che il Monster l'ha in un certo senso plasmato a suon di sensazioni. Dai Ale, andiamo? Ci sono! Parliamo della moto che è stata rinnovata sotto ogni aspetto e ti giuro che mi sono bastati pochi metri per capirlo, quindi che lavoro è stato fatto? Lo sviluppo del nuovo Monster è stato davvero entusiasmante perché è venuta fuori veramente quella che è la doppia anima di questa moto. Da un lato l'animo urban grazie a un motore così fluido e docile alle basse andature, una leggerezza che sbalorditiva e un angolo di sterzata che ci aiuta nel gestire la moto nella guida urbana. D'altra parte il mostro, quindi l'animo sportivo grazie a una ciclistica da vera supersportiva, infatti eredita il telaio monoscocca e dalle supersportive medie di Ducati, il pacchetto elettronico e questa leggerezza che garantisce una dinamica veramente da riferimento. Ale, entriamo nel dettaglio della moto e partiamo dal peso, perché una delle cose che più mi ha impressionato è la leggerezza di questa moto. Come sappiamo il peso è un fattore determinante nella dinamica del veicolo e come accade per la nostra superleggera bandiera tecnologica di Ducati, il cui motto è Fortitudo mea in levitate, anche qui la leggerezza è la forza del nuovo Monster perché dà grande agilità e maneggevolezza durante la guida e soprattutto garantisce nell'animo sportivo delle decelerazioni di riferimento ed anche accelerazioni ovviamente. Esatto Ale, infatti in questa nuova generazione siamo riusciti a risparmiare 4 ulteriori chili, giusto? Partivamo da un veicolo già leggero, quindi è stato sfidante riuscire ad atterrare a 175 kg in ordine di marcia senza carburante, un valore di riferimento per la categoria.
Per quanto riguarda la ciclistica abbiamo sospensioni Showa con precarico regolabile al posteriore. Abbiamo lavorato sul setting delle sospensioni per garantire grande capacità di assorbimento delle asperità, per dare comfort al pilota nell'utilizzo su strada di tutti i giorni, ed anche rigorosità e precisione di guida per quando si fa la guida sportiva in un passo di montagna, ad esempio. Per quanto riguarda l'impianto frenante, troviamo all'anteriore 2 dischi da 320 mm con pinze Brembo ad attacco radiale, pompa radiale, mentre al posteriore abbiamo un disco da 245 mm. Impianto frenante dalla grande esuberanza per il nuovo Monster. Abbiamo lavorato sul materiale d'attrito delle pastiglie anteriori per ridurre il bite, quindi il primo attacco, e rendere molto gestibile e modulabile questa moto anche per i neofiti. In tutto ciò però non abbiamo perso di efficienza e si ottengono decelerazioni da riferimento con il nuovo Monster. Su tutte le nostre moto montiamo equipaggiamento di primo livello con i brand di riferimento, come per esempio le Pirelli Diablo Rosso 4 su questo nuovo Monster. I Pirelli Diablo Rosso 4 sono pneumatici di riferimento per l'utilizzo sportivo stradale, appunto per la grande precisione di guida che garantiscono alla moto, l'impronta a terra e il grip che arriva già dalle prime curve grazie a un tempo di warm-up ridotto. In più, non scontato, è il comportamento sul bagnato veramente efficace per un pneumatico di derivazione sportiva. Ale, una cosa che mi è piaciuta molto è la facilità con cui si tocca a terra e anche quindi la sicurezza che ne consegue. Infatti l'altezza sella è stata ridotta a 815 mm. In più abbiamo lavorato in tutti i profili ergonomici in zona di calzata e abbiamo ridotto l'arco del cavallo. Questo a tutto vantaggio della messa a terra del piede e manovrabilità a bassa velocità della moto. Se tutto ciò non bastasse, abbiamo sviluppato anche un kit di abbassamento sospensioni, oltre ad una sella meno 20 mm che porta l'altezza seduta a 775 mm. Torniamo a parlare di uno degli elementi fondamentali di questa moto, ovvero il motore, perché Ale non contribuisce solo alla leggerezza ma a tutta l'esperienza di guida, vero? Esatto Chiara, il nuovo V2 è un motore eccezionale perché garantisce grande fluidità di marcia ai bassi regimi e quella spinta tipica del Monster già da 3-4 mila giri. Questo significa che non bisogna arrivare a velocità astronomiche per sentire la spinta e divertirsi su strada. Abbiamo 4 power mode abbinati ai diversi riding mode che permettono al rider di cucirsi addosso l'erogazione di questo motore a seconda delle proprie esigenze e della situazione di guida. Questo motore davvero eccezionale permette di percorrere tutta la carriera motociclistica, da quando si è neofiti a quando si è piloti esperti come nel mio caso. Ale, mi hai nominato i power mode, i riding mode, ma abbiamo proprio un pacchetto veramente raffinato di controlli elettronici. Sì, infatti abbiamo a disposizione tutto un pacchetto elettronico derivato dalle corse, come Ducati Traction Control, il Wheelie Control e il freno motore elettronico. Per ricapitolare abbiamo 4 riding mode, 4 power mode e un pacchetto elettronico veramente raffinato. Sul nuovo Monster troviamo inoltre il nuovo display TFT a colori da 5 pollici con modalità Day and Night e 2 Info Mode. Abbiamo poi il nuovo Ducati Quick Shift 2.0, ne abbiamo parlato prima, e infine disponibili come accessori abbiamo il Cruise Control, il Ducati Multimedia System per telefono e musica e il software di navigazione turn by turn. Infatti su questo nuovo Monster abbiamo tutto ciò che serve e anche qualcosa in più. Siamo tornati qui, dove abbiamo iniziato questa Ducati World Premiere, ovvero il viaggio che abbiamo fatto attraverso i reparti dove il nuovo Monster ha preso vita. Il Monster ha avuto un impatto sulle vite di tante persone, tra cui anche molti di noi. Ecco perché prima di chiudere vi lascio i racconti di alcuni dei colleghi che hanno vissuto Monster in questi 30 anni di storia. Quando sono arrivato al Centro Stile nel 2005 come coordinatore, la prima attività di cui mi sono occupato personalmente è stata la rivisitazione, il refresh grafico del Monster 695 con la base meccanica che diventava nera e il fianchetto con il combo Monster
695 bandierina. Questo ricordo che lo realizzai personalmente ritagliando gli adesivi e componendo questo logo. È la moto che avevo quando studiavo all'università. Che cosa mi piaceva di quella moto? Che era meccanica pura, pochi elementi. Quando sono entrato in Ducati mi sono trovato a disegnare il telaio per il Monster 1200, sviluppare la ciclistica, e poi come project manager ho seguito lo sviluppo del Monster Modelier 21. Ora mi ritrovo qui a raccontarvi la moto nuova, con un motore sensazionale che ricorda un po' la spinta del 2 valvole che guidavo io quando ero giovane. Con i miei primi 2 stipendi da cameriera ho deciso di comprarmi la moto e togliermi questo sfizio. Comprai il Monster 600 a carburatori. Casualità ho voluto che il primo progetto sul quale ho lavorato fu la decalco del cupolino del Monster 25° anniversario, come un segno del destino, no? La mia prima moto, la mia prima grafica. Gli anni successivi, quando uscì il Monster precedente a quello presentato oggi, me ne innamorai, tanto che l'anno dopo comprai la versione SP e in garage io ho le mie 2 belle moto, quindi passato e futuro, e non vedo l'ora appunto di provare questa qui nuova. Il Monster mi ha sicuramente cambiato la vita. Nel 1992 andai al Salone di Colonia e quando lo vidi allo stand Ducati rimasi colpito dall'estetica pazzesca e dalle dimensioni estremamente contenute per una moto di quella cilindrata. Ovviamente rientrato a casa lo comprai e partecipando a un raduno ebbi la fortuna di incontrare un dirigente di Ducati che mi fece la proposta di venire a lavorare qui e da 25 anni io sto lavorando in Ducati grazie al Monster. Ho sempre sognato di guidare un Ducati Monster, talmente tanto che mi ero già comprata il mio primo Monster prima dei 24 anni, quindi prima di poter effettivamente fare la patente, e ho imparato a guidare con questo Monster grazie a mio padre che mi obbligava a portarmelo dietro come passeggero su per i colli di Bologna e non mi permetteva di uscire da sola finché non gli ho dimostrato di aver effettivamente imparato. Poi sempre con questo Monster sono arrivata in Ducati la mia prima volta per il colloquio e con il Monster Modelier 21 un altro bellissimo ricordo perché ci ho fatto la mia prima pistata e ci ho fatto il mio primo ginocchio a terra, quindi è un ricordo che porterò per sempre nel mio cuore.